Bentrovati alla 7ª lezione per diventare clown. Siete pronti a far ridere, a cambiare la vostra vita? Ad abbandonare completamente la monotonia? Ecco, benissimo, in questa lezione parliamo di palloncini che non devono mai mancare, nemmeno per scherzo, nelle vostre tasche. I palloncini più usati sono questi, i Qualatex, chiamati anche 260Q. Sono palloncini, ne esistono a vari modelli, più stretti e lunghi, più corti, tozzi, eccetera. Però questi sono quelli tipici delle sculture, no? Il palloncino ha questa caratteristica, ripetiamolo, è leggero, facile da trasportare, con poco puoi scolpire diverse figure, puoi lasciare l'entusiasmo soprattutto tra i bambini, ma ogni tipo di pubblico è affascinato da quest'arte perché con poco puoi produrre delle figure bellissime, no? Basta che ne impari 2 o 3, ecco. Poi permette un sacco di cose buffe, capito? Quindi far finta di farsi male, oppure Carlo Colombaioni! ora non mi viene in mente, comunque ecco, lo vediamo gonfiando. Allora attenzione, gonfiamo il palloncino, primo step. I bambini a questo punto dicono dall'altra parte, dall'altra parte, e te ubbidisci e ti giri dall'altra parte. E qui impazziscono, ma no, sì, aspetta, dall'altra parte, no, così, no, e vai avanti così mezz'ora, e già questa è una gag fantastica. Invece proviamo a gonfiarlo, e per gonfiarlo ci sono 2 modi. Uno è appunto usando la bocca, l'altro modo è quello di usare una pompetta. Io solitamente la pompetta non la uso perché mi piace essere più possibile leggero, tra virgolette, e quindi vediamo insieme come gonfiarlo. C'è una tecnica, come per tutte le cose, attenzione, allora si allunga un po', mentre si soffia si allunga il palloncino, all'incirca a 3 cm, no? Con l'altra mano lo allunghi mentre soffi, e poi devi comprimere i muscoli dei polmoni, vai in palestra se non ce l'hai, hai capito? Vai in palestra! No, scusi. Poi attenzione, gli dai di diaframma, cioè l'ultimo colpo diaframma. Il diaframma come lo ottieni? Andando in palestra a fare karate jiu-jitsu. No! Va bene, basta. Attenzione, allora, colpo secco. E come per magia appare il palloncino, è bellissimo, no? Una cosa colorata, trasmette leggerezza, no? Questa leggerezza infinita. Noi lo facciamo finta di gonfiarlo, cioè di annodarlo, poi lo diamo al bambino, no? E questo palloncino scoppia. Questa è già la prima gag, no? Cioè gonfiare e far finta di annodarlo. Ancora una seconda volta, fai finta di annodarlo. Attenzione, fai finta di annodare, poi lo dai e scappa via. Ma questa volta noi lo annodiamo per davvero, quindi 2 dita così, attenzione, il palloncino che gira intorno alle 2 dita in questo modo, arriva qui, gira, arriva qui e poi va nel mezzo, cioè lo posizioni l'estremità nel mezzo, in questo modo, così, tac, e lascia andare, ecco così. Poi volendo un'altra gag è infilare il dito qui dentro così, tenendolo fermo, no? Così. Vai dal bambino e gli tieni e tac, vola via improvvisamente. Riappare però qui, attenzione, oppure puoi addirittura decidere di dividerlo, quindi pinzi qui, una pinza, 2 pinze, e pinzi e allontani le 2 estremità, quindi tac, così, in questo modo hai 2, questa è una magia, un miracolo, no? Metti qui e tac, come chiusura potrebbe essere, o insomma, uno la usa come vuole. Attenzione, adesso prendiamo subito un altro palloncino. La cosa bella è che sono tanti colori, no? Quindi la stessa figura puoi riproporla con tanti colori. Una bustina costa circa sui 7-8 euro, non è proprio il massimo, però se ne prendi 10 ti fanno lo sconto di 1 euro a bustina, per esempio, no? Sempre da Mondo Troll, dove ti avevo suggerito, un negozio che esiste da tantissimi anni. Attenzione, di nuovo proviamo a gonfiarlo, sempre la gag del farsi male, così che i bambini fa impazzire, e con i bambini si possono ripetere tantissime volte la stessa gag senza paura di non far ridere, perché è un classico, insomma, i bambini ridono sempre per la stessa cosa, ripetuta anche. Attenzione,
E adesso andiamo a fare la prima figura, quella classica, il cane. Cioè, per i bambini solitamente il cane o la spada, ecco, per cominciare voglio dire, no? Le spade per i bambini impazziscono. Allora, solita cosa, lo tieni fermo qui, pinzi, si chiama tecnicamente pinza, ok? Due dita, intorno alle due dita così, vai nel mezzo e non so se si vede dalla telecamera, comunque prima pinza così, seconda pinza, la tieni col mignolo, o seconda pinza così, terza pinza così, e poi, ora vabbè, nello specifico eventualmente lo vedremo nei prossimi tutorial. Poi altra pinza qui, pinza qui, pinza qui, e questo è il cane semplice. Solitamente c'è il cane semplice e il cane elaborato, ok? Questo modo qui è così, e così in 2 secondi abbiamo realizzato il nostro cagnolino, ok? Questo modo qui. Adesso andiamo a vedere la spada, attenzione. Qui solitamente la cosa carina è procurarsi un biglietto da visita, che poi vedremo nei prossimi 2 lezioni, e tirarlo fuori e metterlo, incastrarlo qui, questo punto qui, no? Incastri qui e lo dai alla mamma se è carina, o al bambino. Guarda, così è importante perché lasciare un biglietto da visita innesca, cioè ne parlano, eccetera, eccetera. Ok, questo comunque è il cane semplice, poi esiste quello elaborato che sarebbe il classico barboncino. Attenzione, ora le diamo la spada, semplicissima, la spada semplice, attenzione. Ok, in questo modo qui, perfetto, abbiamo costruito, lasciando sempre un margine di spazio qui, perché poi modellando l'area si sposta e ha bisogno di trovare della plastica libera su cui appoggiare, cioè, non so come. Attenzione, facciamo questo modo qui, prendiamo qui, così, poi facciamo così, ok? Ok? Tac, tac, all'incirca qui, più giù, qui, insomma, io all'incirca lo metto qui, e poi colpo secco, ed ecco la nostra bellissima spada che poi uno va anche un po' a modellare, no? E siamo pronti per intavolare, come si dice, piazzare le nostre frecciate, oppure rimanere anche mortalmente feriti. Attenzione, in questo modo. E poi questo alla fine lo diamo alla mamma. Non scherzo, no, è tristissima questa, dimentichiamola. Attenzione, ora nell'ultima gag che andiamo a fare, il palloncino. Questo mi sa che è più difficile. Ok, l'ultima gag. Attenzione, gonfiamo il palloncino così e poi proviamo a mangiarlo in questo modo qui, attenzione, proviamo a mangiarlo, attenzione. Ci vediamo alla prossima. Ciao.